Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare questo set un po' particolare che abbiamo intravisto nell'intro. Questo set include due capi, due pezzi. Il primo è una piccola pochette super versatile, perfetta sia da indossare a mano come borsa principale, come borsetta principale, adatta proprio per contenere il cellulare e qualche carta, qualche soldino. In abbinamento con questa pochettina ho pensato di aggiungere una cintura, perché proprio qualche giorno fa volevo sblusare una camicetta e mi occorreva una cinturina un po' più corta del normale. Voi sapete che le cinte hanno la loro bella lunghezza, mentre invece quando vogliamo andare a sblusare un vestito, un top lungo o una camicia, occorre che la cinta sia un pochettino più corta, perché va proprio posta a vita molto alta. Adattando una classica cinta a questo invece secondario uso, ho trovato che avevo davvero tanta cintura di avanzo che poi diventa davvero molto antiestetica. Quindi ho pensato di realizzare una cinturina che come utilizzo esclusivo abbia quello di sblusare. Quindi andremo a realizzare in palette, naturalmente con la nostra pochette, quindi ancora più chic, ancora più particolare nella sua semplicità, perché questo progetto sarà a tinta unita. Andiamo a realizzare questo set senza dubbio molto originale e che però resta sempre nelle corde di Sayobi. Per realizzare questo tipo di progetto ci occorrerà un gomitolo di cotone. Questo è un Iggy di casa Tessiland. Potete scegliere naturalmente il filato che preferite. Io realizzerò tutto il progetto con questo colore che è un verde foresta e un gomitolo sarà più che sufficiente per realizzare tutto il coordinato. Dopodiché una fibbia, io ho scelto un hardware dorato, naturalmente è tutto personalizzabile a vostro gusto, dei bottoni automatici, ho scelto quelli con le alette per questo progetto. Due uncinetti, abbiamo un numero 2 e un numero 3, ago da lana, delle forbici e un pezzettino di stoffa che andrà a foderare la nostra piccolissima pochette. Prima di passare al tutorial vero e proprio, vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei contenuti ed anche a lasciare un like al video. Come sempre vi invito inoltre a seguirmi su Instagram, vi lascio il link in descrizione. La prima cosa da fare sarà munirci di metro e andarci a misurare la circonferenza della vita. Questo perché noi non vogliamo andare a creare una cintura che resti troppo lunga, cioè dalla quale non avanzi tantissimo. Quindi andiamo a prendere la nostra circonferenza e aggiungiamo 5 cm, non di più, perché comunque la lavorazione che andremo a realizzare ed il cotone che useremo andranno poi a cedere un pochino, quindi nell'utilizzo quotidiano questa cinturina sarà comunque leggermente più lunga della misura originaria che noi andremo a realizzare. Iniziamo la nostra lavorazione con uncinetto numero 2, fibbia perché partiremo dalla cintura, e filato in cotone. Facciamo un cappiettino, inseriamo l'uncinetto nella fibbia, prendiamo il nostro cappio e ci uniamo con una maglia bassa, ancorando il filato alla nostra fibbia. Da questo momento, per la lunghezza della fibbia che io ho, realizzerò 8 maglie basse, comprendendo anche l'asticella in metallo, incorporando quindi il filato alla fibbia. Passo sotto l'asticella con l'uncinetto, prendo il filo, me lo riporto sempre da sotto e mi chiudo con un punto basso. Il primo di 8, quindi proseguo con il secondo,
aggiusto man mano, il terzo, facciamo scorrere, il quarto. Arrivati alla metà della nostra asticella, vado a passare anche la parte centrale della fibbia, la scavalco in modo da fissarla in qualche modo, passo dal lato opposto, sempre sotto, e realizzo le restanti 4 maglie basse. 2, 3 e 4. Ora, catenella, volto il lavoro, realizzo un'altra riga di maglie basse, quindi altri 8 punti bassi, 2. Dopo l'ottavo punto eseguo una catenella e volto il lavoro. Adesso iniziamo a creare il nostro motivetto spiga. Il motivo spiga è costituito da 2 righe, una di punti bassi ed una di una variante della mezza maglia alta che vediamo subito come si realizza. Per andare a fare una maglia alta classica, ora andiamo a prendere il filo sull'uncinetto, entriamo nel primo punto utile e ripeschiamo il filo. Di norma dovremmo riprendere il filo e chiudere tutto insieme. Per il punto spiga invece varieremo questa parte finale e con le 3 asoline che noi abbiamo già in questo momento sull'uncinetto andiamo a prendere la terza e a chiuderci le altre 2 in questo modo e proseguiamo tutta la riga così. Quindi di nuovo filo sull'uncinetto, punto successivo, entro nel punto, pesco il filo, lo riporto su e con la terza delle 3 asoline che ho sull'uncinetto chiudo le altre 2. Eseguo in questo modo tutti gli 8 punti che mi trovo davanti. Arrivata alla realizzazione dell'8º punto, eseguo una catenella e volto il lavoro. Ed ecco che si inizia a intravedere il nostro motivo, che rimane molto elegante ma anche non troppo lineare, esattamente quello che cercavo. Abbiamo realizzato la catenella, il motivo sostanzialmente resta questo. Ne facciamo un altro insieme per fissarlo bene in mente, specialmente per chi magari è alle prime armi, ma potrete continuare tranquillamente da soli. E intanto chi davvero è alle prime armi consiglierei di iniziarsi già a marcare il primo e l'ultimo punto, questo perché magari proprio agli inizi ancora non si distingue bene dove andare a posizionarci con l'uncinetto. Mettendo semplicemente 2 marker avremo la certezza di non andare poi a creare cinture un po' stortarelle. In ogni caso sappiamo che per questa lavorazione sono necessari 8 punti, quindi contandoli ogni riga sicuramente non sbaglieremo. Realizzata la nostra catenella per voltare il lavoro è il turno delle maglie basse, quindi andiamo a realizzare 8 maglie basse. Catenella, volto il lavoro e andiamo a realizzare la nostra variante della mezza maglia alta. Filo sull'uncinetto, primo punto disponibile, entro, ripesco il filo e con la terza asolina chiudo le altre 2. Filo sull'uncinetto, punto successivo, entro nel punto, prendo il filo, lo tiro su e con la terza asolina chiudo le altre 2. Filo sull'uncinetto, punto successivo, entro nel punto, ripesco il filo, lo porto su, terza asolina, chiudo le altre 2. Così per tutta la riga. E questo motivo si sviluppa esclusivamente in queste 2 righe, quindi sono queste 2 righe, una a punto basso e una con la variante del mezzo punto alto, da portare avanti fino al raggiungimento della lunghezza totale della nostra circonferenza più 3 cm, quindi la circonferenza che vi ho chiesto di misurare all'inizio. Da questo momento in poi
credo proprio che possiate proseguire da soli. Quindi continuiamo a replicare queste 2 righe fino al raggiungimento della nostra misura ideale. Io ho realizzato la mia versione, che è lunga 75 cm fibia compresa. Come vedete, se vado a tirare un pochino, questo cotone è leggermente elastico, quindi chiaramente cede un po'. Quindi la cinta, da che è 75 cm, si può tranquillamente stendere di più. Per questo vi dico, non andate a aggiungere tanta lavorazione alla vostra circonferenza, perché quello che noi non vogliamo è creare tanto avanzo che poi ci scende. Vogliamo una cintina un pochino più elegante. Adesso ipotizzo un indosso un pochino elegantina, che resti abbastanza vicina alla fibia, che non vada poi a penzolare in malo modo. La cosa carina è che, avendo fatto questo tipo di realizzazione, non necessiteremo di fare dei fori, perché ne abbiamo quanti ne vogliamo, ed è in questo modo super regolabile. Un'accortezza che però adesso andiamo a vedere insieme è il passante, perché nonostante abbiamo preso le misure e la cintina va abbastanza precisa, un pezzettino, seppur minimo, uscirà fuori. Quindi, andando poi a distendere con l'utilizzo la lavorazione, quindi la lunghezza complessiva, un pezzettino avanzerà. Quindi adesso andiamo a realizzare un passante per poter arginare la parte di avanzo. Quindi un passante, adesso l'ho allacciata anche storta, però avete capito, no? Un passantino che vada a bloccare anche quel minimo di eccedenza. Piccolo appunto: quando ho terminato, quando ho raggiunto la mia altezza, ho semplicemente realizzato un giro di andata e ritorno a maglia bassa. Quindi molto molto semplice. Catenella di sicurezza, ho tagliato il filo e l'ho nascosto. La realizzazione del passante è davvero molto molto semplice. Vediamo subito come si fa. Un cappietto, sempre uncinetto numero 2, cappiettino, andiamo a realizzare 4 catenelle. E 4. Rientriamo nella terza, quindi nella seconda dall'uncinetto, ed eseguiamo una maglia bassa. Facciamo una maglia bassa anche nel punto successivo e in quello ancora successivo. Di fatto, quindi, realizziamo 3 maglie basse di ritorno. Voltiamo il lavoro senza fare catenelle e, reinserendo l'uncinetto nell'ultimo punto eseguito, non so se mette a fuoco, ecco, reinserendo l'uncinetto nel primo punto eseguito, andiamo ad eseguire una maglia bassa, una seconda nel punto successivo, ed una terza. Senza fare catenelle voltiamo la lavorazione ed eseguiamo altre 3 maglie basse. Vedete, è molto semplice, si tratta di realizzare una strisciolina composta da righe di andata e ritorno di 3 maglie basse, senza realizzare catenelle per alzare. Per arrivare alla misura corretta basterà prendere la nostra cintura man mano che saliamo e provare man mano che saliamo appunto con la lavorazione, provare la lunghezza. Quando raggiungiamo il doppio della lunghezza della cintura, quindi quello che ci serve per fare il giro, siamo arrivati. Io ho raggiunto il doppio, vedete, della mia cintura e ho preso l'ultimo punto, l'ultima riga,
e l'ho collegata alla prima con dei punti bassissimi, ottenendo quindi un cerchiolino che ci farà da passante. Andando a simulare un indosso, questo è quello che otteniamo. Molto pulito, senza svolazzamenti, una cintura direi assolutamente versatile e molto molto fine. Per realizzare la nostra piccola pochettina andiamo a prendere l'uncinetto numero 3. Con lo stesso filato eseguiamo un cappiettino e realizziamo 38 catenelle. Aggiungiamo alle 38 catenelle una catenella in più e partendo dalla seconda realizziamo una riga di ritorno a punto basso. Quindi andiamo a fare 38 punti bassi, lavorando un punto per ogni catenella che ci troviamo disponibile. Terminate le 38 maglie basse di ritorno, eseguiamo una catenella e andiamo a realizzare lo stesso motivo che abbiamo utilizzato per la nostra cintura. Quindi, avendo eseguito ora la nostra riga di maglie basse, è il momento di eseguire la nostra riga di punto spiga. Filo sull'uncinetto, primo punto disponibile, pesco il filo, lo porto su e con la terza asolina chiudo tutte le altre fino alla fine della riga. Arrivati alla fine della riga del punto spiga, si fa anche rima, realizziamo una catenella, voltiamo il lavoro. Andiamo a replicare esattamente quello che abbiamo già realizzato per quanto riguarda la cinta. Avremo quindi righe di andata e di ritorno composte da una a punto basso e una a punto spiga, fino ad arrivare a realizzare un piccolo pannello. Poi vi darò le dimensioni. Intanto, precisazione. Io ho scelto di realizzare una piccola bustina che fosse quanto più versatile possibile, sia piccina da indossare a mano come portacellulare e magari qualche soldino, sia anche da integrare appunto a borse un pochino più grandi come classica pochette da borsa. Questa l'ho voluta realizzare proprio in abbinamento perché voglio dare la possibilità di esibirla, quindi di proprio indossarla per fare il paio con la cinturina. Questo punto non ha multiplo, questo vuol dire che qualora voi vogliate, potrete andare a variare le dimensioni di questa pochette, potrete farla più lunga. Io ho scelto un 38 catenelle perfette per contenere un telefono cellulare, però voleste farla un pochino più lunga, basterà allungare le catenelle e fare esattamente quello che stiamo già facendo. Andiamo avanti per qualche giro fino ad ottenere un pannello sufficientemente alto. Intanto proseguiamo in questo modo, ci vediamo più tardi e vi dico quali sono le mie misure. Io ho realizzato un pannello alto 23 cm. In totale le misure sono 18 x 23. Ho infatti stabilito di realizzare un portacellulare da indossare a mano. Dunque, il mio pannellino misura appunto 18 cm x 23. È giunto il momento di andare a ritagliarci lo scampolo che andrà a comporre poi la nostra fodera. Come al solito, posizioniamo il pannello sopra al pezzettino di stoffa che abbiamo scelto e, come abbiamo fatto nei precedenti video, andiamo a lasciarci sempre 1 centimetro, 1,5 cm da ogni lato, quindi perimetralmente, e andiamo a tracciarci il nostro contorno. Tagliamo poi naturalmente la stoffa a misura. Come ormai vi ho abituati, mi sono portata avanti. Vi spiego brevemente come mi sono comportata. Il dritto del lavoro adiacente al tavolo, rovescio del lavoro verso di me,
ho disteso il mio pannello, ho applicato la fodera che ho tagliato a misura, lasciandomi un bel centimetro abbondante perimetrale di avanzo, ho ripiegato la mia stoffa in questo modo e l'ho fissata momentaneamente con delle pinze al mio pannello. È il momento di applicare il bottone. Ho scelto di applicarne soltanto uno e di metterlo centrale. Ho individuato il centro del pannello. Per individuare il centro vado a misurare tutta la lunghezza del mio pannello, che è di 18 cm. Misuro anche la lunghezza del bottone, che è di 1 cm. Tolgo questo centimetro ai 18, quindi lunghezza del pannello meno lunghezza del bottone. Mi trovo con 17 cm. Divido questo numero per 2. 17 diviso 2 fa 8,5. Quindi vado a contare 8 cm e mezzo dal margine e trovo il punto preciso dove andare ad applicare il bottone. Vedrete poi misurando che dall'altra parte avrete altrettanti 8 cm e mezzo, quindi troviamo precisamente il centro. A livello di altezza, come capire dove posizionare il bottone? Io sto trattando una pochette davvero molto piccola, quindi più scendo con il posizionamento del mio bottone, più aumento la patella e riduco il corpo borsa, riduco la capienza. Io voglio che la capienza della mia pochette, per quanto contenuta, sia utile a qualcosa, quindi non scendo più di tanto con la mia patella, mi interessa avere una patella piccina ed un buon corpo borsa, quindi una buona capienza, più o meno stacco di un paio di centimetri dal bordo. Questo discorso lo dobbiamo anche replicare di sotto, perché il bottone è composto da 2 parti. La parte inferiore la andremo a vedere tra poco. Ora dobbiamo andare a fissare la parte superiore. Ago e filo. Una volta individuato il punto preciso, prendiamo in questo modo la parte della fodera collegata con il bottone e da dietro andiamo a realizzare un paio di punti, passando attraverso la solina e appena fuori, vedete, c'è una piccola cuciturina. Un paio di punti sono sufficienti. Ci spostiamo nella solina successiva ed eseguiamo la stessa operazione. Ripetiamo questa operazione anche negli altri 2 punti. Ora ci andiamo ad occupare della parte inferiore. Il bottone, la seconda parte del bottone, ho deciso di applicarla alla stessa altezza, più o meno dai 2 bordi, quindi qui ho lasciato circa 1,5 cm ed 1,5 cm ho lasciato anche da quest'altro lato, proprio per avere una piccola patella e la massima capienza possibile per quanto consentito dalle ridotte dimensioni del mio pannello. Per individuare il centro ho operato esattamente come nella parte superiore, quindi come precedentemente detto, e ho individuato il mio centro e la mia esatta posizione della seconda parte del bottone. Per andare a incorporare questa parte non andrò ad avvalermi dell'ago e del filo, ma utilizzerò il filo di lavorazione, perché in questo caso andrò a cercare di rendere più invisibile possibile la cucitura del bottone. E quindi vado a prendere un ago, inserisco il filo di lavorazione, quindi quello con il quale ho lavorato il mio progetto, e prendo invece questa volta soltanto il pannello realizzato ad uncinetto ed eseguo la stessa operazione, quindi inserisco in questo modo, faccio passare il filo attraverso la lavorazione e l'asola del bottone e poi mi vado a riproporre all'interno della lavorazione. In questo modo vedete che scompare praticamente la cucitura
nella lavorazione. Vado ad eseguire questa operazione per tutte e 4 le asole, quindi poi mi porterò nell'altra asola e eseguirò la stessa operazione fino a tornare al punto di partenza dove farò il mio nodino e nasconderò i fili. Una volta terminata questa operazione, io andrò a aprire di nuovo il mio pannello e a cucire con l'ago e il filo con il metodo che vi ho già insegnato nei precedenti video, un punto preso sulla fodera e un punto preso sulla lavorazione. Andrò a cucirmi tutto il perimetro della mia pochette. Si presenta così la fodera cucita al nostro pannello. Io ho lasciato un po' morbido, vedete, il tessuto, quindi non ho tirato tantissimo proprio per rendere ancora più agevole l'utilizzo. Con una fodera un pochino più tirata è più probabile che poi alcuni punti saltino qualora andassimo a inserire magari velocemente qualcosa all'interno della pochette. Da questo punto in poi andiamo a fare una prova intanto di chiusura per capire come si inizia già a presentare la nostra piccola pochette e andiamo a marcarci gli ultimi punti per andare poi a cucire i laterali. Quindi questo è l'ultimo punto lavorato, andiamo a marcarci l'opposto. Ci serve esclusivamente per avere un segno, diciamo, più preciso di lavoro. Ecco fatto, ci siamo marcati i nostri laterali. Ora andiamo ad aprire la pochette e a girarla nel senso contrario, perché andremo a cucirla con l'uncinetto lungo i 2 laterali, in modo da creare, una volta risvoltato, il classico centimetro di spessore. Vado a prendere di nuovo il mio filo di lavorazione, il mio cotone, eccoci, uncinetto numero 3 come abbiamo lavorato tutta la nostra pochette, cappietto, e mi vado a posizionare nell'ultimo punto, quindi prendo il punto dove ho inserito il marker e l'ultimo punto. Prendo anche il cappietto, vado a portare il cappietto passandolo attraverso i 2 lembi e mi chiudo con una catenella ancorandolo di fatto appunto alla lavorazione. Da questo momento in poi vado a prendere un pezzettino, quindi una parte del punto che ho su un'estremità e un'altra parte, vedete, dell'altra estremità. In questo caso abbiamo alzato il lavoro con una catenella, quindi non avremo una regolarità di punti da seguire, sarà nostra premura andare a controllare che i punti siano più o meno alla stessa altezza. Tiro fuori il filo e mi chiudo con una maglia bassissima. Proseguo col mio lavoro, un'altra porzione di cordino da entrambi i laterali. Passo il filo e mi chiudo con una maglia bassissima, vado avanti allo stesso modo. Questa operazione la vado a proseguire fino al raggiungimento della fine dei miei 2 lembi, quindi taglio il filo, lo nascondo e replico la stessa identica cosa dall'altro lato. Come ultima operazione andiamo a risvoltare il lavoro in modo da trovarci tra le mani una perfetta mini pochette. Questa mini pochette io l'ho strutturata in base alle dimensioni del mio telefono cellulare, quindi so che il mio cellulare ci entra perfettamente. Con un po' di spazio, stringendolo un pochino, riesco a farci entrare anche
qualche soldino, ma possiamo utilizzare questo tipo di pochette per tantissime cose. Un paio di occhiali è perfetta anche come portaocchiali, ad esempio, ed è anche molto semplice da realizzare. Io naturalmente, come sempre, l'ho voluta foderare, ma qualora voleste omettere questo passaggio sarete assolutamente liberi di farlo, quindi questa è perfetta anche senza fodera, e tra l'altro, essendo realizzata in cotone, il filato non va neanche a graffiare qualora voleste appunto utilizzarla come portaocchiali o portatelefono. Trovo che sia molto carina, molto funzionale, tra l'altro in abbinamento alla nostra cintura devo dire che fa una carinissima figura. Ho utilizzato appositamente lo stesso punto proprio per andare ad enfatizzare il fatto che sia un coordinato. Pensate adesso ad una bella camicetta con la cintura in vita e tra le mani la nostra pochette porta cellulare. In questo caso però, come ho già detto, possiamo davvero adattarla a qualunque utilizzo. Abbiamo un sacco di cose che ci viaggiano all'interno della borsa e una pochettina di questo tipo è sicuramente utilissima, oltre che raffinatissima. Io spero che questo video vi sia piaciuto, un po' unconventional, un po' particolare. Spero che proverete a replicare questo piccolo mini set, questo coordinato molto chic, e vi invito come al solito ad iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, a lasciarmi un like al video e ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei prossimi contenuti. Come al solito vi invito a seguirmi anche su Instagram, vi lascio il link in descrizione. Vi auguro come sempre una fantastica settimana e vi do appuntamento al prossimo tutorial.